Seguite i miei tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Allora, eccoci qua con un altro argomento. Allora, posizioniamo la biglia battente, la facciamo partire dall'incrocio del primo diamante sponda lunga, primo diamante sponda corta. Punto di impatto, questo qua, dove c'è questo segno qua, ok? 2 cm 3 dalla tasca. Allora, come vedete qua ho segnato 9, 12, 2 e 6. Questi sarebbero i numeri, l'orario che ho sulla mia biglia, ok? Altri segnano le sponde, io mi insegno invece la biglia per una questione di velocità. Io l'ho capita in questa maniera qua, non dico che sia la più giusta, anzi magari gli si rizzi i capelli pure a quelli dell'italiana, però io uso questo sistema qua e mi trovo bene. E adesso ve lo voglio dimostrare. Allora, posizioniamo la biglia 1, la biglia 2, la biglia 3 e la biglia 4. Facciamo lì la C. Allora, se io colpisco a ore 9, effetto praticamente ad andare, ok? Da questo lato qua della biglia, ore 9, io vado a colpire la biglia 1, guardate. Ok, vi spiego anche poi perché serve questo sistema qua, perché io, sapendo che a ore 9 ho questa diagonale qua, io poi sposto queste diagonali sugli altri tiri di sponda, se voglio, ok? Allora, posizioniamo di nuovo la nostra biglia, adesso colpiamo a ore 12 la nostra biglia, ok? Ore 12, colpo in testa. Bel colpo in testa, sempre colpire in questa zona qua, così, a 2-3 cm dalla buca. Poi vi spiego. Ok. Poi vi spiego perché con questo risultato qua ci esce l'orario sulla biglia e ci esce delle diagonali. Allora, adesso andiamo a colpire la biglia 3. Ore 2, come ho scritto io. Ore 2. Ok, colpito la biglia 3. Adesso colpiamo a ore 6. Colpo sotto. Ok. Colpito le 4 biglie. Adesso ipotizziamo ancora. Se io posiziono questa biglia qua tra le ore 2 della mia e le ore 6, in teoria devo andare a colpire la mia biglia a ore 3, che sono esattamente a metà, vedete? 2 e 6, la metà è 4, 3 e mezzo. Ok. E così dicendo si divide queste diagonali. A cosa servono queste? Che ipotizziamo di piazzare la nostra biglia lì da colpire. Mettiamo la nostra bianca qua. Allora, questo si riferisce all'uscita della biglia battente. Allora, io qua ho il colpo in testa, qua ho il colpo ore 2. Vuol dire che devo tenere un effetto. Allora, prendiamo quello del colpo in testa, ok? Giriamo, spostiamo la nostra dunque il punto è questo, ci siamo? Spostiamo la nostra stecca e la portiamo su questo punto qua. Questa distanza qua è una diagonale, vedete? Questo diamante qua con questo, se io applico questo, tiro qua con un colpo in testa, finisco in questo punto qua, perché è una diagonale, finisco qua più o meno, qua così, perché tende leggermente ad allargare. Io però devo finire qua. Allora, la distanza è questa,
io la divido a metà e ancora metà. La divido in 4. Dividendola in 4, io devo colpire in questo punto qua. Ok, e ho ricolpito la mia biglia. Ipotizziamo che io la voglio prendere invece non di una sponda ma di 2 sponde. Allora cosa faccio? Prendo la mia diagonale che ho, giro la diagonale, la sposto su questi 2 diamanti qua, giro la stecca, andrebbe in questo posto qua, andrebbe a battere lì sul secondo diamante della sponda lunga e non sarebbe corretto, dunque deve venire a chiudere di più, giusto? Per chiudere di più cosa faccio? Devo dare un colpo a ore 6 perché chiudo parecchio, vedete? Se la voglio colpire lì. Guardate. Ok, a ore 6. Colpita di 3 sponde. Diciamo che questi sono tiri difficili, comunque, cioè non è facile farli uscire di 3 sponde. Riproviamolo. Allora, ipotizziamo che la nostra, mettiamola lì, la vogliamo colpire di 3 sponde. Allora, noi sappiamo questa diagonale qua. Prendiamo questa, ok? La colpiamo a ore 9, effetto tutto ad andare. Ah no, la dobbiamo fare di 3 sponde, perdono. Abbiamo sempre questa delle ore 12. Allora, giriamo, ok, siamo, spostiamo, rigiriamo ore 12, arriva qua, va colpita leggermente più in su. Dunque, noi teniamo presente questo punto qua, però anziché colpire a ore 12, colpiamo a ore 6. Ok, presa anche bella piena. Tenete presente, colpiamo a ore 6, io intendo in basso, ma non in fondo. Questa biglia qua, vi faccio vedere, va colpita non a ore 6 qua in fondo, su questa linea qua, va colpita qua a metà, perché se no vi spiego in fondo, se colpite in fondo la biglia, sulla sponda salterebbe differente se si colpisce con un colpo di retrò, avrebbe un rimbalzo contro la sponda, perché colpendo di retrò la biglia tende a girare all'indietro, dunque gli dà un altro effetto. Bisogna colpirla alle ore 6 ma senza dargli il retrò. Guardate, ok, che magari non mi sono spiegato dicendo ore 6 l'uno colpisce in fondo. Allora, queste sono le diagonali che sono abbastanza facili, non sono difficili. Poi è logico, quelle all'italiana ne sanno un sacco, magari gli si rizza i capelli, spero di no, che non mi cazzino. Però io mi sono fatto le mie, vado bene con questo sistemino qua, facile, me lo sono imparato. Ognuno di voi deve impararsi. Allora, adesso passiamo a un altro argomento. Vi faccio anche vedere un altro sistema di conteggio, che so io poi. Allora, vogliamo colpire la biglia rossa. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 più 10 della biglia rossa, ok? 10, 70. Biglia bianca, 10, 20, 30. 70 più 30 fa 100. 100 diviso 2 fa 50. Dunque 10, 20, 30, 40, 50. Colpiamo a 50, effetto ad andare, ore 13, ore 1, scusate. Ok, e vi ho insegnato un altro sistemino che si usa.
Comunque, i sistemi veloci principali sono questi, o questo sistema qua di conteggio, o le diagonali come le uso io, o se no il sistema più veloce è quello là della stack, e quello lì alla fine secondo me è il migliore. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio tanto di avermi guardato fino ad adesso, ringrazio gli ultimi iscritti, li saluto e ci vediamo al prossimo video con un altro nuovo argomento, ok? Ciao a tutti, buon biliardo, divertitevi, ciao ciao ragazzi!